Come ricevere un abbraccio, no? Eh sì, Da certo. qualcuno che ti capisce davvero. Sì, tu vieni in questi posti qua e dici non siamo soli. Il valore della residenzialità sta proprio nella sua unicità, nell'avere la possibilità di conoscere e di stare con il bimbo e con la famiglia in tutti i momenti della giornata e quindi cogliere tutte quelle che sono le sfumature di quel bimbo e della sua famiglia nei momenti più informali, nei momenti strutturati, nei momenti di difficoltà della famiglia, nei momenti anche della loro felicità nello stare comunque insieme ad altre famiglie. Fondazione Olma, buongiorno. Sì, buongiorno. La cosa che mi ha tranquillizzato tantissimo è stata la telefonata che abbiamo fatto proprio con la fondazione. Abbiamo fatto la prima telefonata conoscitiva e lì già mi sono proprio tranquillizzata perché ha risposto a tante mie domande, tante mie paure. Quindi da lì abbiamo organizzato il primo soggiorno di 3 giorni conoscitivo. Io posso dire che dopo il soggiorno con la Fondazione Holman io ho proprio cominciato a respirare. Quando aspettiamo una famiglia che arriva, la prima cura che io vedo pensata in fondazione parte da Galia e da Gisella. C'è proprio un'attenzione nel pulire, nel preparare la stanza, nel vedere che tutto sia pronto, che sia accogliente, che sia già un po' casa. Certamente c'è una patologia, ma c'è una famiglia, c'è una mamma, un papà e un bambino, si meritano un'attenzione, si meritano una cura, si meritano veramente un tempo dedicato a questo. Siamo arrivati qua e proprio erano tutti su di noi, tutto uno staff su di noi, che sul Anche bambino. a livello umano proprio. Esatto, quindi proprio ci siamo rilassati tantissimo, siamo proprio usciti dal sistema perché qui piangeva, allora ci davano una mezz'oretta per farlo riposare e allora poi si ricominciava quando era più tranquillo, proprio come se il tempo non esistesse, no? Hai tempo del bambino, il tempo nostro. Ci dà la sensazione di essere un asilo in vacanza, quindi facciamo delle attività, Sofì si diverte, si stanca. Nel tempo libero dobbiamo fare le passeggiate, c'è il lago qua. Perché c'è molto tempo libero. Sì. È strutturata in maniera ottimale per far riposare la bambina e per goderci i nostri momenti in famiglia. Cioè, quella è tutta una situazione bella e non potevano farlo in un posto migliore perché vieni qua per Alessandro, impari tante cose, ti portano avanti sul suo percorso, ma poi ammiri tutto quello che c'è fuori e ti mette proprio una tranquillità pazzesca qui. Stare insieme al genitore e al bambino richiede di triangolare l'esperienza di gioco, ad esempio, o l'esperienza di stare insieme. Noi siamo in 3 e quindi le relazioni ruotano, non possiamo andare per la nostra strada senza tenere in considerazione cosa sta avvenendo nei genitori che magari sono un po' preoccupati, nel bambino che arriva in un posto nuovo, che non ci conosce, quindi ha bisogno del tempo di adattarsi, così come i genitori. Devono conoscersi, devono fidarsi di noi e quindi a quel punto allora possiamo trovare un incontro reciproco. Ci siamo anche sentiti molto ascoltati, l'ascoltare anche magari le nostre paure, le nostre sensazioni, anche proprio il lato psicologico, no? di quello che c'è intorno comunque a un bambino che ha una disabilità visiva. Non è solo la problematica vera e propria. E qua noi l'abbiamo trovato questo nelle operatrici, tutte quante sono state proprio attente alla famiglia, cioè proprio alla globalità della situazione, non solo ad Alessandro che ha una disabilità visiva. Le famiglie in effetti arrivano con una richiesta che è specifica sul visivo, tant'è che da lì partiamo, no? E cerchiamo di conoscere come vede il mio bambino, quanto vede, ma cosa significa che vede in questo modo o che vede così poco? Ecco, rispondere a queste domande è particolarmente importante perché ci permette poi di conoscere il bimbo poi nella sua globalità, tenendo conto di quelli che sono i bisogni peculiari di un bambino che ha una difficoltà importante visiva. Quando vieni qua dici ok, la fondazione lavora sul visivo, ma non lavora soltanto solo sul visivo, se non c'è forse niente da fare sul visivo,
lavora su altri sensi, così Lorenzo impara che si può fare la vita di altre forme. E anche come genitori impari a come farlo. Tutti i genitori sono gli esperti del proprio bambino, quindi tutti i genitori sono la risorsa per il bambino. Quello che qua possiamo costruire insieme è magari trovare delle strategie un pochettino diverse che tengono conto della difficoltà visiva, perché il genitore magari si aspetta delle cose che il bambino in quel momento non può mettere in campo, non può fare. Il primo contatto di sguardo con un bambino che ha una difficoltà visiva è complesso. Però se noi modifichiamo l'ambiente, quel contatto, che sia di sguardo o che sia con altri sensi, può avvenire. E quello un po' la magia, è la relazione, il trovare la strada per farli stare insieme, questo è il nostro obiettivo. Si rapportano a Sophie come Sophie, non come sindrome presunta di Charge, cioè Sophie. E ti sembra la normalità. È quello. Sì, loro lavorano Sophie. con Sophie. Qua è una bambina. Con del basta. potenziale. Con del potenziale, loro che si sviluppano. dicono, vediamo qual è il suo potenziale, scopriamolo e su quello lavoriamo. È come se la vedessero più o meno come la vedi tu. Per cui tu non vedi la malattia o la sindrome o i suoi deficit, riesci sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno. È come guardare negli occhi Sophie e non quello che non ha. Sì, non quello che non ha. E qua la guardano davvero. Qua mi sono trovata con gente che non vede quello, non vede la disabilità. Vede che c'è un bimbo che ha, in questo caso 15 mesi, e ha tantissimo per imparare. La relazione all'interno della stanza di attività è tutto. Se il bambino sta bene con noi, se il bambino si diverte, allora possiamo proporgli delle cose un pochettino più difficili, possiamo proporre cose nuove, ma lui è fiducioso, ha voglia di farlo e ha voglia di farcela e quindi ci mostra tutto quello che può fare, insieme sempre alla mamma e al papà, perché sono loro che ci possono dire questa cosa piace, questa cosa non piace, cambiamo un pochino strada, questo è un po' anche l'alleanza che c'è tra noi e il genitore, capire insieme come fa stare bene il bambino. Io mi fido tantissimo e non è che sono qua da tanto, ti danno la fiducia di lasciarle al tuo bimbo, è tanto. È tanto per una mamma o per un papà anche, lasciare al bimbo con gente che forse è la terza, quarta volta che vedi è tanto, ma loro ti danno quella tranquillità, quella fiducia. Se già io ho dato la mia bambina, anche se per poco tempo, a una persona a noi estranea, perché questo è, abbiamo una conoscenza di qualche giorno, vuol dire che mi hanno dato sicurezza, ispirato fiducia, ecco. E la nostra bambina stamattina ha abbracciato l'operatrice, quindi significa che le dà sicurezza. Ogni bambino è una scoperta nuova, ogni bambino ha delle passioni, ha dei giochi preferiti, quindi non c'è una scaletta preimpostata, noi possiamo preparare la stanza, sappiamo quali sono gli oggetti oppure le facilitazioni che possono facilitarlo, ma ogni incontro è diverso, ogni momento ci fa venire delle idee, ci fa venire delle nuove proposte che poi portano il bambino a dare il meglio di sé. Lorenzo in questi giorni, prima di tutto che lo vedo più grande, non so, secondo me ha fatto una crescita, ma lo vedo anche giocare e noi non lo vediamo così tanto. Non lo vedi così tanto di giocare, di ridere. Oggi con una delle ragazze rideva, la guardava e rideva. Non è la tua mamma, l'ho visto così, ha cresciuto tantissimo. Lo vedo più bimbo, un po' più grande, non è più il bebè che era prima. Stiamo guardando Alessandro con degli occhi comunque più sereni e più naturali.
perché comunque ci troviamo in un ambiente dove comunque condividiamo la nostra quotidianità con delle altre famiglie che vivono per magari patologie diverse, però vivono la nostra stessa situazione. Non dobbiamo stare a spiegare quello che viviamo, mentre nella vita di tutti i giorni non è sempre così, perché ovviamente è difficile che qualcuno conosca l'ipovisione. Come se fosse una grande famiglia, no? Perché ti trovi a casa, perché non devi stare a spiegare niente a nessuno. Anche il fatto di stare così tanto insieme alle famiglie ti permette anche di creare un legame comunque più stretto. Lo scambio informale, che può essere quello del pranzo, che può essere quello della sera insieme nel salone, che può essere quello del momento dell'angolo gioco tra bambini, ecco, diventa poi occasione per costruire relazioni davvero importanti, significative e profonde. E anche per noi che siamo un'equipe, vedere anche queste dinamiche, no? Vedere insieme anche le famiglie, come crescono, anche come gruppo, no? Gruppo che si aiuta vicendevolmente, è particolarmente significativo anche per noi. All'interno della fondazione il lavoro in equipe è tutto. Un operatore da solo non potrebbe fare un percorso col bambino e la famiglia. Al termine di ogni attività ci si trova com'è andata, che cosa ti hanno raccontato, quindi trovarsi insieme, lavorare insieme permette di vedere il bambino nella sua globalità, bambino e famiglia, e quindi di agire poi in tutti i contesti in cui il bambino vive. In questi giorni ho imparato cosa devo fare o come devo fare le cose con Lorenzo. Ok, non ha una visione troppo ampia, per dirlo così, ha questo, ok, però dobbiamo lavorare così, così, così. Ho imparato che, non so, possiamo stare guardando la TV, ma a Lorenzo, non so, metterle le collane davanti, così intanto che guardiamo la TV, lui può fare altre robe. Il bambino in fondazione è con tutta la sua famiglia, quindi noi siamo interlocutori del bambino, ma anche del suo papà, della sua mamma, dei suoi fratellini e delle sue sorelline. Proprio perché qui iniziamo un lavoro insieme che i genitori poi si portano a casa. Quindi quali sono quegli atteggiamenti, quegli adattamenti ambientali che insieme bambino e famiglia permettono di vivere la quotidianità in modo più sereno. Quindi per il bimbo di essere autonomo anche quando è a casa, anche quando è in altri contesti, quindi anche a scuola. Il papà e la mamma gli fanno un po' da tramite in tutti i suoi nuovi contesti che va a conoscere. La differenza per noi alla Holman è stato appunto quello di capire e vedere che c'è tanta attenzione anche al genitore, per cui fare delle attività insieme a Sofì, come per esempio è stata la giornata dedicata alla musica, molto divertente. Adesso è creare degli oggetti per Sofì, dei giochi. Il valore è scoprire anche la risorsa appunto che ogni genitore ha e riscoprire la bellezza del loro bimbo, riscoprire le potenzialità del loro bimbo per poter avere la forza di sentirsi genitori capaci. Quel sostegno per le famiglie con bambini così piccoli è fondamentale per poi aiutarli a prendere quella forza per poter andare da soli nel loro territorio e costruire comunque anche lì qualcosa di bello per loro e per i loro bimbi. Il lavoro non finisce nei 4 giorni o nei 10 giorni o nei 5 giorni, ma è un lavoro che continuerà a casa. E la differenza grossa la vediamo poi quando le famiglie tornano in fondazione. Il cambiamento è lì. Penso che il cambiamento sia proprio nelle mura di casa e poi nello scambio col territorio, quando lavoreranno poi in equipe sul bambino. Questa struttura ti dà la sensazione di camminare, anche in difficoltà, però camminare. Sì. Questa è la mia speranza per sempre, per lei, che ci sia un futuro.
qua. Questo non ti fa paura, vero? È un signor umano. È il signor Ullman, sì tesoro.